Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi faccio un nuovo video e forse un video un po' non supplente, forse un po' più carico, non lo so. Sostanzialmente oggi vorrei parlare della situazione politica qui negli Stati Uniti, perché oggi il giorno in cui sto facendo questo video è il 19 di gennaio. Quindi domani, il 20 di gennaio, è il giorno dell'inaugurazione del nostro nuovo presidente, Joe Biden. Quindi oggi è l'ultimo giorno con Donald Trump come il nostro presidente. E durante queste ultime settimane ho avuto un paio dei miei amici italiani, ma anche gli altri stranieri mi hanno chiesto: oh, che ne pensi della situazione politica lì negli Stati Uniti, con le cose al Campidoglio, ovviamente con Trump e Biden e il nuovo presidente, eccetera, eccetera. Quindi pensavo che potessi fare un video di questo argomento, specialmente durante questo tempo molto sensitivo, forse diciamo. Quindi questo è quel video. Innanzitutto gli eventi al Campidoglio il 6 di gennaio ovviamente erano molto disturbate, erano molto forse molto triste a dire il vero. Sì, e ovviamente è un giorno molto scuro nella storia degli Stati Uniti. Decisamente non c'era un evento come quello da tanto tempo, da 200 anni, o forse non 200, ma durante la guerra civile con la schiavitù, slavery, negli anni 1860. Quindi è stato un evento raro, direi più o meno. E in realtà quel giorno stavo guardando la TV per il processo del congresso di confermare i voti per Joe Biden come il prossimo presidente. Quindi ho guardato gli eventi come loro sono successi dal vivo. Non ci credevo. Non ci credevo semplicemente. E poi un paio di giorni fa è uscito un video da un giornalista da New York Times, un video dentro il Campidoglio quel giorno, e ho guardato quasi quel video intero e sì, era molto triste, ma era molto inquietante, molto allarmante. E secondo me c'era tanta ironia in quel video, perché c'erano tante persone che stavano cantillenando: oh, treason, treason, oh, tradimento, tradimento. Ma like, hai la consapevolezza della cosa, di quello che stai facendo? No, a quanto pare no. È molto inquietante, perché ovviamente adesso che abbiamo questo video e anche tanti altri video, è molto chiaro che l'obiettivo di questi rivoltosi era di uccidere i membri democratici del congresso. Ovviamente non c'è bisogno di una spiegazione perché questo è cattivo. Vivendo qui negli Stati Uniti, questo è un tempo molto sensitivo, molto dinamico, molto fragile. Sì, decisamente molto fragile. E domani con l'inaugurazione, ovviamente è un'inaugurazione molto diversa dagli altri inaugurazioni, perché del virus, ma anche perché della sicurezza molto fortissima, perché c'è paura che ci saranno le dimostrazioni di nuovo, le dimostrazioni violente. Quindi domani sarà un giorno secondo me molto emozionante. Ogni inaugurazione è speciale, perché Joe Biden sarà solo il nostro 46esimo presidente. Quindi questa cosa non succede ogni anno, ma ogni 4 anni o ogni 8 anni. E con l'inaugurazione ci sono tanti, forse non tanti, ma un paio delle tradizioni che il presidente vecchio fa per il presidente nuovo. Ma perché Trump fa schifo, di queste tradizioni non ci sono. Di solito Trump sarebbe all'inaugurazione per dimostrare la transizione della potenza con pace, ma ovviamente Trump non ci sarà, perché Trump
è un idiota, è un rosicone. Sì, Trump è un rosicone. Trump sarà il primo presidente da 150 anni che il presidente vecchio non sarà all'inaugurazione. E di solito ci sono un paio di altre tradizioni, come di solito il presidente vecchio scrive una lettera per il nuovo presidente, no, non c'è, e un paio di altre tradizioni. Comunque, come un americano, sono molto emozionato per avere un nuovo presidente. Come tanti altri americani. Sono emozionato avere un presidente che crede nella scienza e che importa la situazione con il virus e pensa che il virus è un problema, è reale, è vero in realtà. Dal primo giorno Joe Biden ha detto che ci sarà tanti cambiamenti con il paese, includendo tipo una legge per le mascherine e tipo gli Stati Uniti si riuniranno nell'accordo di Parigi, the Paris Agreement, per l'ambientazione, per climate change, per il cambiamento del clima, forse. E anche lui cambierà il vietato sulle persone musulmane qui negli Stati Uniti, da paesi musulmani. Ovviamente è un nuovo periodo per il mio paese. Spero che con questo nuovo presidente e con questo nuovo congresso, spero per il meglio, diciamo. Spero per il meglio e secondo me Biden sarà un migliore presidente di Trump di gran lunga. So che c'è tanta speranza per entrambi il paese e il mondo con questa nuova amministrazione e spero che il peggio è indietro da noi per il futuro, ma ovviamente è impossibile da dire e vedremo cosa succede domani con l'inaugurazione e con il futuro di questo paese e con il futuro della cosa con Trump. Secondo me la cosa con Trump sparirà, specialmente che lui è vietato da Twitter. Ma la cosa chiave è che Trump ha fatto tanto danno con la frode delle elezioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono un sacco di lavoro che dobbiamo fare per recuperare il nostro paese e per recuperare la fiducia di questo governo e specialmente con i sostenitori di Trump. E fammi dire che io odio il sistema politico qui nel mio paese. Sì, penso che faccia schifo. Ed è molto interessante perché di solito, decisamente di solito in questo paese, forse anche, secondo me, nel mondo intero, la natura degli esseri umani proprio adesso con questa ambientazione è che la notizia rimane rilevante solo per tipo una settimana o 2 settimane nel pubblico. Quindi a mio parere nel pubblico la cosa con il Campidoglio, le persone non stanno parlando di questa cosa tanto in confronto al passato. Ovviamente è un argomento molto rilevante. Mi sembra che il pubblico prova a andare avanti. E vorrei aggiungere che ho la consapevolezza che la situazione in Italia con il governo non è ottima in questo periodo. Quindi so che tutto il mondo, tutti i paesi del mondo hanno i loro problemi con il governo e la politica. Ma pensavo che questo video fosse stato interessante agli stranieri e in particolare agli italiani. Quindi sono emozionato di vedere l'inaugurazione e per vedere cosa succederà in futuro con questa nuova amministrazione e questo nuovo presidente. Spero che questo video vi sia interessato
e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!